C'è un luogo nel cuore della Transilvania dove la foresta sembra respirare, dove gli alberi non crescono diritti ma si torcono su se stessi come se qualcosa di invisibile li avesse piegati, dove il silenzio non è mai davvero silenzio e l'aria stessa sembra osservarti. Un luogo che molti definiscono il triangolo delle Bermuda della Romania. Questo posto esiste davvero e si chiama Foresta di Hoia Baciu. A pochi chilometri da Cluj-Napoca, una delle città più antiche e vivaci della Romania, si estende una macchia verde di poco più di 250 ettari. A prima vista potrebbe sembrare una foresta come tante, ma chi ci è entrato racconta un'altra storia. C'è chi parla di voci che sussurrano tra i rami, chi ha visto luci fluttuare nel buio e chi giura di aver perso la cognizione del tempo come se la realtà avesse smesso di funzionare. La leggenda moderna di Hoia Baciu nasce nel 1968, quando un tecnico militare, Emil Barnea, scattò una fotografia che avrebbe fatto il giro del mondo. Un presunto UFO sospeso sopra la foresta, in pieno giorno. Da quel momento, il nome di Hoia Baciu divenne sinonimo di mistero, paranormale e paura. Ma le storie iniziarono molto prima. Si racconta che un pastore, secoli fa, scomparve con il suo intero gregge all'interno della foresta, senza lasciare traccia. Da allora la gente del posto evita di avvicinarsi troppo. Dicono che chi entra non sempre esce. Eppure ogni anno decine di turisti, curiosi e ricercatori sfidano la leggenda per scoprire cosa si nasconde davvero dietro quei tronchi contorti. Molti tornano con foto inspiegabili, dispositivi impazziti o semplicemente una sensazione di inquietudine che non li abbandona per giorni. Gli scienziati parlano di illusioni ottiche, campi magnetici anomali e autosuggestione, ma chi ha vissuto certe esperienze dentro Hoia Baciu giura che non si tratta solo di suggestione. In questo video esploreremo la storia di questa foresta maledetta. Scopriremo cosa dicono davvero le ricerche scientifiche, ascolteremo le testimonianze più inquietanti e proveremo a capire perché l'uomo è così attratto dal mistero. Dai presunti UFO alle presenze spettrali, dalle radiazioni inspiegabili ai portali dimensionali. La foresta di Hoia Baciu non è solo un luogo fisico, è un confine, un limite tra ciò che possiamo spiegare e ciò che preferiremmo non vedere. Preparati, perché quello che stai per ascoltare non è solo un racconto, è un viaggio dentro una delle zone più misteriose e inquietanti del pianeta. Una foresta che forse non ti lascia davvero andare neanche quando ne sei uscito. La foresta di Hoia Baciu si trova a pochi minuti di macchina da Cluj-Napoca, la capitale storica della Transilvania. Una città vivace, universitaria, ricca di cultura e vita notturna, eppure, appena oltre i suoi confini, si estende un luogo che sembra appartenere a un altro mondo. La foresta copre circa 250 ettari, un'area tutto sommato piccola ma incredibilmente densa. I suoi alberi non crescono mai in modo regolare. Alcuni si piegano a spirale, altri si incurvano a 90 gradi, altri ancora si attorcigliano su se stessi come se stessero fuggendo da qualcosa sottoterra. Gli scienziati hanno cercato di spiegare questa deformazione con cause naturali, parassiti, mutazioni genetiche, microclimi particolari, ma nessuna analisi ha mai fornito una risposta definitiva. E questo, naturalmente, non ha fatto altro che alimentare il mistero. Il nome Hoia Baciu deriva da un antico pastore, Baciu, che secondo la leggenda entrò nella foresta con il suo gregge e non ne uscì mai più. Nessuno trovò i corpi, né di lui né delle sue pecore. Da allora la gente del posto ha iniziato a considerare quel luogo come maledetto, un posto dove il tempo si piega e dove le anime non trovano pace. Ma il vero fascino di Hoia Baciu sta anche nel contrasto. È una foresta immersa nella natura
con sentieri che si aprono su radure perfettamente circolari, come se la mano dell'uomo o di qualcosa di superiore li avesse disegnati apposta. Tra questi, uno in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: la Poiana Rotonda, una grande radura in cui inspiegabilmente non cresce nulla. Il terreno è fertile, il clima è identico a quello circostante, eppure non c'è un filo d'erba, solo terra secca e un silenzio quasi assordante. Durante gli anni del regime comunista, gli scienziati romeni condussero studi nella foresta. Volevano capire perché alcuni strumenti elettronici smettessero di funzionare appena oltre il confine degli alberi, o perché in certe aree il livello di radiazioni fosse più alto del normale. Alcuni di questi rapporti oggi sono stati declassificati, ma restano incompleti, frammentari. Sembra quasi che qualcuno a un certo punto abbia deciso che fosse meglio non continuare. Anche la morfologia del terreno presenta anomalie. Le bussole impazziscono, i dispositivi GPS si disorientano e chi pratica escursionismo racconta di trovarsi improvvisamente dislocato rispetto al punto di partenza, come se la foresta stessa giocasse con la percezione dello spazio. È un fenomeno reale o solo un effetto della suggestione? Difficile dirlo, ma centinaia di testimonianze raccontano sensazioni di disorientamento, perdita di equilibrio e confusione mentale. Ma forse, più di ogni anomalia fisica, è l'atmosfera di Hoia Baciu a catturare chi vi entra. La luce filtra tra i rami contorti in modo innaturale, creando forme e ombre che sembrano muoversi. Di giorno il bosco è immerso in una calma irreale. Di notte ogni rumore diventa amplificato. È un luogo dove la mente comincia a dubitare dei propri sensi. Per molti Hoia Baciu è diventata una porta verso l'ignoto, un punto di contatto tra il mondo reale e quello che sfugge alla nostra comprensione. E non è un caso che nel corso degli anni, da semplice curiosità locale, la foresta sia diventata un simbolo globale del mistero. Una calamita per ricercatori, appassionati di paranormale e viaggiatori in cerca di brividi autentici. È il 1968, una calda giornata d'estate a Cluj-Napoca. Un tecnico militare di nome Emil Barnea decide di trascorrere il fine settimana nella foresta di Hoia Baciu con la sua fidanzata e alcuni amici. Un picnic, qualche foto, niente di strano. Ma nel primo pomeriggio, mentre cammina tra gli alberi, Emil nota qualcosa nel cielo. Un oggetto rotondo, metallico, che si muove silenzioso sopra la chioma della foresta. Non fa rumore, non ha scie. Si ferma per qualche secondo, poi accelera e sparisce. Emil, incredulo, afferra la sua macchina fotografica e scatta 3 immagini. Una di quelle foto diventerà una delle immagini UFO più famose della storia dell'Europa dell'Est. Mostra un disco perfettamente visibile sospeso sopra la linea degli alberi. L'immagine viene analizzata, discussa, smentita, poi rivalutata ancora oggi. Ma nessuno è mai riuscito a dimostrare con certezza che fosse un falso. E così, in un istante, la tranquilla foresta di Hoia Baciu si trasforma nel cuore del mistero romeno. Da quel momento cominciano a circolare sempre più racconti. Persone che si avventurano tra gli alberi e raccontano di aver sentito voci, risate o passi dietro di loro. C'è chi sostiene di aver visto sfere di luce fluttuare a pochi metri dal suolo, altri raccontano di improvvisi attacchi di nausea, vertigini o panico, come se la foresta esercitasse una pressione invisibile sul corpo. E poi ci sono le storie più inquietanti, come quella della bambina scomparsa, che secondo la leggenda entrò nella foresta e sparì per 5 anni. Quando riapparve, portava ancora gli stessi vestiti del giorno della scomparsa e non ricordava nulla. Il suo corpo non mostrava alcun segno di crescita. I testimoni giurarono che il tempo per lei non era mai passato. Una storia forse nata dal folklore, forse no, ma da allora ogni volta che qualcuno si perde a Hoia Baciu, la leggenda torna a farsi sentire. Un altro mistero ricorrente riguarda la radura circolare al centro della foresta, nota come il cerchio spoglio. Chi vi entra racconta di un silenzio assoluto. Niente insetti, niente vento. Solo una calma irreale, come se l'aria fosse più densa.
o come se qualcosa avesse risucchiato ogni suono. Alcuni riferiscono che le apparecchiature elettroniche smettono di funzionare in quel punto. Le batterie si scaricano, le fotocamere si bloccano, i telefoni perdono il segnale. E quando si esce dal cerchio, tutto torna normale. È un fenomeno ancora oggi documentato, ma mai spiegato. Negli anni 70 e 80, con la crescente curiosità verso il paranormale, Hoya Baciu diventa meta di ricercatori e studiosi indipendenti. Tra loro, alcuni psicologi e fisici dell'Università di Cluj conducono esperimenti elettromagnetici e fotografici. Rilevano picchi anomali di radiazioni gamma, fluttuazioni magnetiche e perfino variazioni inspiegabili nella temperatura dell'aria. Ma ogni tentativo di interpretare i dati porta a una conclusione differente. C'è chi parla di campi magnetici sotterranei, chi di radiazioni naturali provenienti dal terreno e c'è chi, naturalmente, parla di presenze ultraterrene. Le storie si moltiplicano. Coppie che raccontano di avere improvvisi graffi o bruciature senza motivo. Escursionisti che giurano di aver visto volti tra gli alberi o di essere stati seguiti da ombre scure che svaniscono appena ci si volta. Molti di loro, una volta usciti dalla foresta, mostrano sintomi simili: ansia, mal di testa, insonnia e un senso di assenza che li accompagna per giorni. Un'esperienza tanto fisica quanto mentale. Ma è importante ricordare che la leggenda non nasce solo dalla paura, nasce da un fascino irresistibile, quello dell'ignoto. Perché ogni storia, ogni testimonianza, lascia dietro di sé la stessa domanda: e se fosse vero? Oggi quella stessa curiosità continua ad attirare persone da tutto il mondo. Alcuni cercano la verità, altri cercano solo un brivido, ma tutti, una volta entrati a Hoya Baciu, ammettono una cosa: l'atmosfera cambia. L'aria si fa più pesante, il silenzio più profondo e ogni passo sembra portarti un po' più lontano dalla realtà. E forse è proprio qui che inizia il confine sottile tra scienza e mistero. Perché a Hoya Baciu non è solo la foresta a essere distorta, ma anche la nostra percezione del mondo. Nel cuore della foresta di Hoya Baciu esiste un luogo che sembra sfidare le leggi della natura. Un punto esatto in cui la vita si ferma. Gli alberi si interrompono bruscamente. Il terreno si apre in un cerchio perfetto di circa 20 metri di diametro e al suo interno non cresce nulla. Né erba, né muschio, né arbusti. Solo terra sterile, compatta, come se fosse stata bruciata dall'interno. È il leggendario cerchio spoglio, o Poiana Rotunda, il punto più misterioso e inquietante della foresta di Hoya Baciu. Gli abitanti di Cluj lo conoscono bene. Per molti è un luogo da evitare, un punto impuro, ma per i ricercatori è diventato un laboratorio a cielo aperto. Un enigma scientifico che da oltre 50 anni continua a resistere a ogni tentativo di spiegazione. Tutto inizia negli anni 70, quando un gruppo di studiosi dell'Università di Cluj-Napoca decide di condurre un'indagine approfondita. Vengono prelevati campioni di terreno, analizzati in laboratorio e confrontati con altri prelevati fuori dal cerchio. Risultato? Il suolo della Poiana Rotunda è identico per composizione a quello circostante. Niente sostanze tossiche, nessuna anomalia chimica. Eppure, nonostante ciò, la vegetazione si rifiuta di crescere come se il terreno stesso fosse stato programmato per respingere la vita. Ma le stranezze non finiscono qui. Durante le rilevazioni, gli strumenti iniziano a dare i numeri. I campi magnetici risultano disturbati, con variazioni improvvise e inspiegabili. Le bussole oscillano come impazzite. I dispositivi elettronici smettono di funzionare. E non appena si esce dal cerchio, tutto torna normale. Gli studiosi tentano di spiegare il fenomeno parlando di anomale concentrazioni di minerali ferrosi nel terreno, ma i campioni non lo confermano. Alcuni ricercatori, come il biologo Alexandru Sift, dedicano anni della propria vita allo studio della foresta. Sift, negli anni 50 e 60, fotografa centinaia di sfere luminose visibili solo con determinate esposizioni fotografiche. Secondo lui, si tratta di una manifestazione di energie sconosciute,
forse legate al campo elettromagnetico terrestre. Dopo la sua morte, molti dei suoi appunti e negativi fotografici scompaiono misteriosamente, alimentando il mito. Ciò che resta mostra immagini inquietanti, luci sospese tra gli alberi, sagome indefinibili, ombre troppo nitide per essere casuali. Negli anni successivi altri studiosi tentano di replicare i suoi risultati. Tra loro il fisico Adrian Patrut, autore del libro Phenomenul Hoia Baciu. Patrut conduce esperimenti con telecamere a infrarossi e sensori di ionizzazione, rilevando anomalie luminose e variazioni di temperatura all'interno del cerchio. In alcune notti i sensori segnano improvvisi cali di temperatura fino a 10 gradi, seguiti da picchi di radioattività temporanei. Tuttavia, nessuna di queste misurazioni è mai stata riconosciuta ufficialmente come prova scientifica. Ogni volta che si tenta di dare una spiegazione razionale, qualcosa sfugge. E poi ci sono i fenomeni personali. Persone che, una volta entrate nella radura, riferiscono di provare una sensazione di vertigine, come se il terreno si muovesse sotto i piedi. Altri parlano di voci, di sussurri o di improvvise amnesie. C'è chi si è ritrovato a uscire dalla foresta dopo ore, convinto di essere rimasto dentro solo pochi minuti. Gli scettici naturalmente parlano di autosuggestione, di ansia e iperventilazione, di pura psicologia. Eppure anche gli strumenti, oggettivi, misurabili, sembrano comportarsi in modo anomalo dentro quel cerchio, come se qualcosa o qualcuno interferisse. C'è chi ipotizza che il cerchio spoglio sia il cratere di un impatto antico, un punto in cui un corpo celeste potrebbe aver colpito la Terra migliaia di anni fa, alterando il magnetismo locale. Altri pensano che sia un portale energetico naturale, un nodo del cosiddetto campo tellurico terrestre. E poi ci sono le teorie più estreme: portali dimensionali, zone di contatto extraterrestre o addirittura porte verso un'altra realtà. Ma a prescindere dalle ipotesi, chiunque visiti la Poiana Rotonda racconta la stessa cosa. Non si tratta solo di un luogo fisico, è una sensazione di pressione invisibile, come se qualcosa stesse osservando da sotto la terra, come se la foresta respirasse insieme a te e aspettasse che tu faccia un passo di troppo. Negli ultimi anni, gruppi di ricercatori internazionali, inclusi team americani e britannici, hanno continuato gli studi. Droni, telecamere termiche, persino rilevatori di plasma sono stati utilizzati e anche se le prove concrete non mancano, nessuna è mai stata definitiva. Le luci appaiono ancora, le batterie continuano a scaricarsi e le persone continuano a sentirsi osservate. Forse la verità su Hoia Baciu non si trova nei numeri o nei dati. Forse è qualcosa che va oltre la scienza, qualcosa che tocca la percezione stessa della realtà. Perché se il cerchio spoglio è davvero un punto di contatto tra mondi, non lo sapremo mai attraverso una formula. Lo capiremo solo quando avremo il coraggio di restarci dentro, nel silenzio. A questo punto la domanda sorge spontanea. Che cosa accade davvero nella foresta di Hoia Baciu? Le prove scientifiche non bastano. Le misurazioni si contraddicono. Eppure migliaia di persone continuano a raccontare esperienze simili, visioni, rumori, sensazioni di presenze invisibili. È allora che nascono le teorie. E come spesso accade nei luoghi di confine, queste teorie si muovono tra realtà, leggenda e pura paura. La prima e più famosa ipotesi nasce proprio nel 1968, con la fotografia scattata da Émile Barnea. Quell'immagine ancora oggi è considerata da molti una delle prove più convincenti di un avvistamento UFO autentico. Dopo quell'episodio, numerosi altri testimoni dichiararono di aver visto luci anomale all'interno o sopra la foresta. Sfere bianche, arancioni, persino verdi, che fluttuavano a pochi metri da terra e scomparivano all'improvviso. Alcuni studiosi hanno collegato queste luci a fenomeni naturali, come gas ionizzati o plasma atmosferico, ma le registrazioni video mostrano movimenti troppo precisi, troppo intelligenti.
Secondo le teorie ufologiche più diffuse, Hoia Baciu sarebbe un punto di contatto, un portale o una base nascosta, utilizzato da entità extraterrestri per attraversare il nostro mondo. Gli alberi deformati e il cerchio spoglio sarebbero i segni di una energia aliena che distorce il tempo e lo spazio. Una teoria estrema, certo, ma di fronte alle testimonianze molti si chiedono se davvero tutto possa essere spiegato con la scienza. Ma non sono solo gli UFO ad abitare le leggende di Hoia Baciu. Molti visitatori raccontano di aver visto figure umane traslucide muoversi tra gli alberi. Ombre che sembrano camminare controvento, voci che chiamano per nome, risate di bambini, passi dietro le spalle. Eppure, quando ti volti, non c'è nessuno. Alcuni medium sostengono che la foresta sia abitata da anime imprigionate, persone che hanno perso la vita in modo violento e non hanno mai trovato pace. C'è anche chi parla di presenze femminili che appaiono tra la nebbia, vestite di bianco o di nero, osservando da lontano. Un archetipo comune nei luoghi maledetti del mondo. Ma a Hoia Baciu ogni testimonianza è accompagnata da effetti fisici. Telecamere che si spengono, microfoni che si distorcono, batterie che si scaricano di colpo. È come se la foresta assorbisse l'energia o la restituisse. Una delle teorie più affascinanti e inquietanti è quella dei portali dimensionali. Secondo alcuni ricercatori del paranormale, Hoia Baciu sarebbe una zona di discontinuità spazio-temporale, un punto in cui la nostra realtà si sovrappone a un'altra, una sorta di soglia naturale tra due mondi. Il fisico Adrian Patrut, pur non sostenendo apertamente questa teoria, ha ammesso che alcune anomalie elettromagnetiche nella foresta potrebbero influenzare la percezione temporale. In altre parole, il tempo a Hoia Baciu potrebbe non scorrere sempre allo stesso modo. È un'idea che, seppur fantascientifica, affascina molti. C'è chi paragona la foresta al Triangolo delle Bermuda o a luoghi come Skinwalker Ranch negli Stati Uniti, tutti posti in cui la realtà sembra perdere consistenza. Ma alcune teorie si spingono oltre. Per certi ricercatori esoterici, Hoia Baciu sarebbe un nodo energetico della Terra, un punto in cui convergono linee di forza geomagnetiche note come ley lines. In questi luoghi, dicono, la barriera tra dimensioni sarebbe più sottile e l'essere umano potrebbe percepire cose normalmente invisibili. Una spiegazione spirituale, ma non priva di fascino. Forse il mistero di Hoia Baciu non si trova nei fantasmi o negli alieni, ma nella mente stessa. Forse la foresta amplifica ciò che portiamo dentro: paura, curiosità, speranza. E quando la notte scende tra quei rami contorti, ogni pensiero si moltiplica. La foresta diventa uno specchio e ciò che riflette non è sempre ciò che vorremmo vedere. Le teorie su Hoia Baciu sono tante quanto le persone che vi hanno messo piede. Alcune cercano risposte scientifiche, altre abbracciano il paranormale, ma tutte concordano su un punto: qualcosa accade davvero. Qualcosa che va oltre la logica, oltre la ragione, e che continua a richiamare chiunque voglia guardare oltre il velo dell'ignoto. Quando si parla della foresta di Hoia Baciu, si finisce inevitabilmente per parlare anche di noi, perché ogni leggenda, ogni storia di paura non nasce soltanto dal luogo in cui si trova, ma dalla mente di chi la osserva. Entrare in Hoia Baciu significa confrontarsi con il vuoto, con il silenzio, con l'assenza di riferimenti. Il cervello umano, davanti all'ignoto, reagisce nel modo più antico che conosce, con la paura. Non una paura razionale, ma quella profonda, primordiale, che ci accompagna fin da quando vivevamo nelle caverne. La paura di ciò che non possiamo spiegare. La paura che qualcosa ci stia osservando, nascosto tra gli alberi. Molti psicologi che hanno studiato le esperienze dei visitatori di Hoia Baciu parlano di autosuggestione collettiva. Quando un luogo ha la fama di essere maledetto, il nostro cervello tende a prepararsi a percepire qualcosa di strano. È un meccanismo che gli scienziati chiamano expectancy effect. Vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere. Un rumore diventa un sussurro, una corrente d'aria si trasforma in una presenza
La mente colora la realtà con le tinte della leggenda, ma non si tratta solo di psicologia. C'è qualcosa di più profondo nel fascino che la foresta esercita su di noi. Forse, in un mondo dominato dalla tecnologia, abbiamo bisogno del mistero. Abbiamo bisogno di luoghi che non riusciamo a comprendere, perché ci ricordano che non tutto può essere controllato. Oyabachu è in questo senso un simbolo moderno, un frammento di ignoto rimasto nel cuore dell'Europa. Nella cultura romena, la foresta ha da sempre un ruolo particolare. È il luogo dove si rifugiano le anime, dove si nascondono gli spiriti e i demoni, ma anche dove si trovano le risposte. I contadini del passato evitavano di tagliare alberi nelle zone storte, temendo di disturbare le forze che vi abitavano. Nelle leggende popolari i boschi sono spesso portali, luoghi di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, e Oyabachu incarna perfettamente quell'archetipo antico. Quando le storie della foresta iniziarono a circolare in Occidente negli anni 70 e 80, la leggenda assunse nuove forme. Da quel momento la foresta divenne un mito globale, non più solo una leggenda locale, ma un simbolo universale della paura dell'ignoto. Alla fine, Oyabachu non è soltanto un luogo sulla mappa, è un'esperienza. Un viaggio psicologico che unisce scienza, mito e introspezione. Un promemoria costante che anche nel mondo moderno esistono ancora spazi dove la logica si ferma e l'immaginazione prende il controllo. Negli ultimi decenni, la foresta di Oyabachu è diventata un punto di pellegrinaggio per curiosi, ricercatori e amanti del paranormale. Da ogni parte del mondo arrivano persone con torce, telecamere, droni e strumentazioni sofisticate, tutti con lo stesso obiettivo: vedere con i propri occhi se la leggenda è reale. Ma quello che molti scoprono non è sempre ciò che si aspettavano. Una delle testimonianze più note arriva dal programma americano Ghost Adventures, che ha dedicato un intero episodio alla foresta. Il team, armato di rilevatori EMF, termocamere e registratori audio, si è addentrato nella Poiana Rotonda, proprio nel cuore del cerchio spoglio. Poco dopo aver iniziato le riprese, i dispositivi cominciano a impazzire. Le temperature crollano improvvisamente di diversi gradi, le telecamere si spengono da sole e in cuffia si odono voci sussurrate, non percepite in tempo reale. Uno dei membri della squadra dichiara di aver sentito una presenza dietro di sé, come se qualcuno gli avesse toccato la spalla. Nel video si vede chiaramente la sua reazione. Un balzo istintivo e poi il silenzio. Nessuno c'era, eppure tutti lo sentivano. Esperienze simili sono state riportate da gruppi di esploratori urbani e ricercatori indipendenti. C'è chi racconta di aver visto figure scure muoversi tra gli alberi, sempre al limite della visione periferica. Mai abbastanza chiare da essere riconosciute, ma troppo reali per essere illusioni. In alcuni casi le fotocamere hanno catturato ombre o volti parziali riflessi nei tronchi, come se qualcuno fosse lì a osservare nascosto tra le pieghe della luce. Un gruppo di studenti di Bucarest, durante una spedizione notturna nel 2014, ha registrato un suono metallico ritmico, simile a passi pesanti sul terreno. Dopo diversi minuti, il rumore si è interrotto bruscamente. Quando hanno controllato le riprese, un'ombra indefinita è comparsa per un solo fotogramma, proprio dietro di loro. Coincidenza? Suggestione? Forse, ma nessuno di loro è mai più tornato in quella foresta. Le testimonianze dei turisti sono altrettanto inquietanti. Alcuni parlano di perdita di orientamento improvvisa, anche su sentieri ben segnati. La bussola non funziona, il GPS impazzisce e dopo pochi minuti si ha la sensazione di girare in tondo. C'è chi racconta di aver perso la cognizione del tempo. Credevo di essere rimasto dentro per mezz'ora, racconta un visitatore tedesco. Ma quando sono uscito erano passate 3 ore. Il sole era già tramontato. Ma non tutte le esperienze sono negative. Alcuni visitatori, soprattutto chi si avvicina con un approccio spirituale, descrivono Oyabachu come un luogo di energia positiva, un posto in cui il velo tra i mondi si assottiglia, permettendo di sentire connessioni profonde con la natura e con se stessi. C'è chi parla di guarigioni improvvise, di sensazioni di leggerezza o di pace assoluta.
Forse, dicono alcuni, la foresta non è né buona né malvagia, è semplicemente viva e risponde a ciò che le porti dentro. Negli ultimi anni i social media hanno riacceso il mito. Video su TikTok, vlog su YouTube, reportage e podcast, tutti cercano di catturare la verità su Hoia Baciu. Molti di questi filmati sono stati analizzati, discussi e in parte smentiti, ma nessuno è riuscito a spiegare tutto. E così, più cresce la tecnologia, più cresce il mistero. Oggi Hoia Baciu è anche una meta turistica ufficiale. Esistono tour guidati diurni e notturni, con percorsi per chi vuole sentire il brivido senza perdersi davvero. Ma anche tra chi ci lavora, guide, ranger, operatori locali, non mancano le storie che nessuno vuole raccontare davanti alle telecamere. Piccole anomalie quotidiane, passi dietro di sé, luci senza fonte, voci di bambini nel vento, cose che non si registrano ma che tutti ricordano. Forse oggi più che mai la leggenda della foresta di Hoia Baciu sopravvive perché continua a dare risposte diverse a chi la cerca. Per lo scienziato è un laboratorio naturale di fenomeni magnetici, per il credente è un portale verso un altro mondo, per chi ama il mistero è semplicemente la prova che nonostante tutto qualcosa là fuori sfugge ancora alla nostra comprensione. Dopo decenni di ricerche, teorie e leggende, una domanda rimane sospesa nell'aria della foresta di Hoia Baciu. Che cosa accade davvero là dentro? Gli scienziati che hanno studiato il fenomeno concordano su un punto: molti degli eventi descritti possono avere spiegazioni naturali. Le luci misteriose potrebbero essere causate da riflessi atmosferici, da gas fosforescenti o da semplici lucciole fotografate in movimento. Le deformazioni degli alberi, dicono i botanici, possono derivare da patogeni, da microclimi particolari o da una crescita direzionale indotta dal terreno in pendenza. E i sintomi fisici, nausea, vertigini, panico, potrebbero essere il risultato di ansia, suggestione e dell'effetto del silenzio assoluto sul sistema nervoso. Tutto vero, tutto plausibile, eppure resta quella sensazione. Quella strana, sottile sensazione che anche togliendo la leggenda qualcosa non torni del tutto. E allora dove finisce la scienza? E dove inizia il mistero? Forse la risposta sta nel mezzo. Forse Hoia Baciu è un luogo di convergenza, non solo di energie, ma di significati. Un punto in cui il reale e l'immaginario si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Ogni leggenda in fondo nasce da un frammento di verità, e ogni verità nel tempo si trasforma in leggenda. Quello che rende la foresta di Hoia Baciu così affascinante non è solo ciò che accade al suo interno, ma ciò che risveglia in noi. Ci costringe a fare i conti con il mistero, con il dubbio, con la consapevolezza che per quanto la scienza possa avanzare, esisteranno sempre luoghi che sfuggono al controllo umano, luoghi che ci ricordano che il mondo non è ancora del tutto mappato, che esistono ancora spazi in cui la curiosità e la paura camminano mano nella mano. Forse la foresta di Hoia Baciu non è un portale verso un'altra dimensione, ma un portale verso la parte più profonda di noi stessi. Quella che cerca risposte ma ama le domande. Quella che sa che il mistero non è qualcosa da risolvere, ma da custodire. Perché a volte il vero significato di certi luoghi non è nei fenomeni che mostrano, ma nel modo in cui ci fanno sentire vivi. E forse è proprio questo che la foresta ci sussurra, nel suo silenzio perfetto, tra gli alberi contorti e la nebbia che non si dissolve mai. Non tutto deve essere spiegato. Alcune cose devono semplicemente essere vissute.